La differenza tra chi controlla i propri soldi e chi invece si fa controllare da loro sta in una parola: sistema. Io lavoro con i numeri da una vita e mi sono convinto di questo, che per gestire le proprie finanze personali non servono strumenti complicati. Il segreto sta tutto nella semplicità, sia nella gestione dei soldi che nelle scelte di investimento. E allora questo video è per te se hai provato a fare budget con strumenti troppo complicati che ti hanno demoralizzato e se ancora oggi fai fatica a capire dove vanno a finire i tuoi soldi ogni mese. Perché oggi vedremo che per tenerli sotto controllo non c'è bisogno di impazzire e che ti basterà uno strumento che risponda a una semplice domanda. Una volta pagate tutte le spese e messi da parte i risparmi, quanto ti resta per le spese extra? Tutto qui, un solo numero che cambia tutto. Per questo ho creato un foglio di lavoro che in 4 passi ti restituisce esattamente questo numero, quello più importante per le tue finanze. Lo trovi qui sotto in descrizione e lo puoi scaricare in modo completamente gratuito. E ora ti faccio vedere come funziona. Mi chiamo Claudio, ho una lunga esperienza in contabilità e bilancio e ora metto queste competenze al servizio della mia finanza personale. Nel canale condivido strategie concrete e i risultati del mio percorso per dimostrare che non è mai troppo tardi per prendere in mano il nostro futuro finanziario. Prima di andare avanti voglio chiarire una cosa importante. C'è una grande differenza tra fare budgeting e tracciare le spese in modo analitico. Se non ti è chiara te la spiego in 2 parole. Tracciare le spese significa annotare ogni singolo acquisto che fai, ogni caffè, ogni aperitivo, ogni spesa piccola o grande. È sicuramente utile per capire con precisione dove vanno a finire i tuoi soldi, però è un esercizio noioso e la maggior parte delle persone lo abbandona proprio per questo motivo. Fare budgeting è un'altra cosa, significa programmare prima come vuoi utilizzare i tuoi soldi. Quindi il budget è uno strumento di pianificazione e non di tracciatura quotidiana. E il foglio che sto per farti vedere fa esattamente questo ed è pensato per essere semplice ed intuitivo. Ma facciamo una veloce overview. Con questo strumento ogni mese potrai organizzare le tue entrate e uscite ricorrenti, programmare quanto risparmiare per emergenze, obiettivi e investimenti e scoprire automaticamente quanto ti rimane per le spese libere, cioè tutto quello che puoi spendere liberamente senza compromettere il piano. Una volta compilato il budget mensile avrai una visione chiara delle tue finanze e all'interno troverai anche un foglio con le istruzioni complete, una guida step by step che ti accompagnerà nell'utilizzo di ogni sezione. Ma adesso entriamo nel vivo e vediamo come funziona. Step numero 1. Inserisci le tue entrate. Questa è la sezione A di ogni foglio mensile. La prima cosa importante da dire è che parliamo di entrate nette, non lorde. Se sei un lavoratore dipendente per te è scontato, ti basterà inserire lo stipendio che ti viene accreditato ogni mese sul conto corrente. Se però sei un libero professionista, prendi le entrate lorde, calcola le tasse da pagare usando il tuo tax rate, che puoi farti stimare dal tuo commercialista, e inserisci la differenza. Poi vedi questo menu a tendina? Qui puoi scegliere se hai entrate mensili, settimanali o bisettimanali. Per la maggior parte di voi saranno mensili. C'è anche questa opzione molto utile che ti chiede se hai bisogno di aggiungere degli extra, perché se hai entrate extra come bonus, regali, lavori freelance occasionali, allora spuntando questa casella puoi inserire gli importi. Come vedi puoi specificare il tipo di entrata, se si tratta di affitto, dividendi da investimenti, aiuti dai genitori o qualsiasi altra cosa. Il foglio calcola automaticamente le tue entrate totali mensili. Non devi fare i calcoli perché si aggiorna in automatico. Passiamo ora al secondo step, decidi quanto risparmiare. Questa è la sezione B e qui ho fatto una scelta molto precisa. Decideremo il nostro risparmio prima di pianificare le spese, quindi non dopo, ma prima. E questo approccio personalmente mi ha cambiato la vita dal punto di vista finanziario. L'ho letto per la prima volta in un libro di Jim Rohn, 7 strategie per la ricchezza e la felicità. A questo libro sono molto legato proprio per questo motivo e il principio è semplice: pagare se stessi prima di tutto il resto. Se non fai così, quello che rimane alla fine del mese è sempre prossimo allo zero. Questo è un concetto vecchio, è apparso per la prima volta credo nell'uomo più ricco di Babilonia e poi l'ha reso famoso Robert Kiyosaki con Padre ricco, padre povero. Ma la sostanza è questa: prima risparmi e poi spendi quello che resta. E allora imposta la tua percentuale di risparmio che vuoi destinare ogni mese. Io ti consiglio di iniziare con almeno il 10% se è la tua prima volta. Poi man mano che ti abitui a risparmiare puoi provare ad aumentare progressivamente. Io per esempio sono arrivato al 30%. E una volta inserita la percentuale il foglio calcola automaticamente l'importo totale da risparmiare. Tutto qua. E ora viene la parte pratica, perché devi decidere come suddividere questo risparmio tra 3 categorie. La prima è il fondo emergenze, per coprire gli imprevisti come la sostituzione di elettrodomestici, il carrozziere, le riparazioni di casa. La seconda riguarda gli investimenti, cioè quello che puoi utilizzare per comprare i tuoi ETF, le obbligazioni, le azioni, eccetera. La terza categoria riguarda gli obiettivi, quindi possono essere le vacanze, l'auto nuova, l'acconto per la casa, il matrimonio, e si calcola automaticamente come differenza tra il totale risparmiato e quanto avrai messo nel fondo emergenze
emergenze e negli investimenti. Come vedremo più avanti, tutte queste informazioni verranno recepite automaticamente nel foglio dedicato al fondo emergenze e obiettivi e da lì potrai monitorare i progressi verso i tuoi traguardi. Terzo step, pianifica le tue uscite. Questa è la sezione C ed è quella che richiede la maggiore attenzione da parte tua. All'inizio di ogni mese dovrai pianificare tutte le spese suddividendole in 3 categorie. È fondamentale farlo prima di iniziare a spendere e sono le utenze, quindi luce, gas, acqua, il telefono, il wifi. E qui il trucco è questo: guarda le bollette dell'anno scorso per lo stesso mese e poi aggiustale per eventuali aumenti. Quindi non devi tirare a indovinare, ma semplicemente usare i dati storici. Per farlo puoi anche andare a vedere i movimenti sul tuo conto corrente se le bollette sono domiciliate. Poi troviamo le spese fisse, ossia i costi che rimangono tendenzialmente sempre uguali ogni mese. Possono essere l'affitto o la rata del mutuo, le spese condominiali, l'assicurazione, le rate di finanziamenti, Netflix, Spotify, l'abbonamento alla palestra. Questi importi li conosci già, sono più o meno sempre gli stessi. Il lavoro qui è solo ricordarsi di metterli tutti. La terza categoria riguarda le spese variabili, ossia i costi che cambiano ogni mese in base alle tue scelte. Possono essere per esempio la spesa alimentare, il carburante, i vestiti, i regali, le uscite fuori porta. E qui che cosa devi fare? Devi riflettere un secondo sul mese che ti aspetta e poi farti un po' di domande. È il compleanno di qualcuno? Devi farti un weekend fuori? E poi fai attenzione ad una cosa, non sottostimare. È meglio tenersi larghi di un 10-15% e scoprire poi di avere soldi in avanzo piuttosto che trovarsi scoperti a metà mese. Come vedi, il foglio calcola automaticamente i totali di ogni categoria e se devi aggiungere delle righe basta fare clic destro su una riga e selezionare inserisci righe sopra o inserisci righe sotto. Il foglio manterrà tutte le formule. Passiamo adesso allo step 4, scopri le tue spese libere. Allora ci siamo, questo è il numero più importante di tutto il tuo budget. Guarda questo riquadro in alto a sinistra. Una volta inserite entrate, risparmio e spese pianificate, il foglio calcola automaticamente quanto ti rimane per le spese libere. La formula è semplicissima perché calcola le spese libere come differenza tra entrate, risparmio e spese pianificate. Il sistema ti mostra questo importo suddiviso in 3 modi: mensile, settimanale o giornaliero. Vedi tu qual è quello che ti fa più comodo osservare. E cosa sono le spese libere? In pratica rappresentano quello che ti puoi permettere fino alla fine del mese per tutto ciò che non avrai messo nel budget. Per esempio le spese per i ristoranti, gli aperitivi, il cinema, le spese su Amazon, colazioni al bar. E perché questo numero è così potente? Perché se hai sempre davanti agli occhi quanto puoi spendere liberamente ogni giorno, è quasi impossibile sforare il budget. Diventa un controllo psicologico strapotente, perché se alla fine della settimana vedi che ti rimangono 50 euro da destinare alle spese libere, sai esattamente se puoi permetterti quella cena fuori o se è meglio rimandare. Accanto alle spese libere ci sono poi 2 grafici secondo me molto utili. Un grafico a barre che ti mostra il confronto diretto tra entrate, uscite e risparmio. E subito sotto c'è un grafico a torta che ti fa vedere come si distribuiscono le tue spese tra le varie categorie. E questi grafici sono molto utili perché ti danno una visione immediata di dove vanno i tuoi soldi. Perfetto, il cuore del sistema di budget è questo e se vuoi puoi anche fermarti qui. Quindi prima di passare al tracker delle spese voglio essere chiaro, i 4 passi che abbiamo appena visto ti danno già tutto quello che serve. Sai quanto puoi risparmiare, quanto devi destinare alle spese fisse e variabili e soprattutto conosci il numero più importante, quanto hai a disposizione per le spese libere. Anche solo con queste informazioni puoi gestire le tue finanze alla grande, te l'assicuro. Quello che sto per presentarti adesso invece è facoltativo e si rivolge a 2 tipi di persone: a chi vuole avere il controllo totale e analitico delle proprie finanze e a chi sta iniziando ora con il budget e vuole capire meglio le proprie abitudini di spesa per correggere eventuali comportamenti sbagliati. Quindi in pratica adesso stiamo passando da un sistema di pianificazione puro e semplice ad un sistema ibrido di pianificazione e monitoraggio dettagliato. È un livello un po' più avanzato, ma anche questo è facilissimo da gestire. L'unica cosa che ti è richiesta in più è la pazienza di segnarti le spese man mano che le sostieni. E adesso entriamo nel merito del tracker spese effettive. Come ti dicevo, è semplicissimo. Ogni volta che spendi qualcosa lo devi semplicemente annotare nella tabella con la data, il tipo di spesa, se fissa, variabile o libera, la categoria, l'importo e una nota se serve. Non devi fare nient'altro perché la sezione si aggiorna automaticamente e ti mostra in tabella per ogni categoria di spesa 3 informazioni fondamentali: il budget previsto per quel mese, le spese effettive che stai sostenendo e il residuo che rimane ancora disponibile per ogni singola categoria prima di sforare. E poi ci sono 2 grafici che ti aiutano mostrando la composizione per categoria delle tue spese in tempo reale. È come avere un diario finanziario integrato direttamente nel tuo budget. Il trucco per gestirlo al meglio secondo me è trasformarlo in una sfida. Ce la faccio a rimanere nel budget? E quando riesci a vincerla ti assicuro che tracciare le spese diventa quasi divertente. Io penso che
che il tracker sia molto utile, soprattutto se vuoi migliorare la precisione delle tue previsioni di spesa per pianificare budget sempre più realistici. Ora, prima di passare ai fogli di controllo, voglio chiarire un aspetto importante che riguarda il momento in cui devi fare il tuo budget. Diciamo che ci sono due approcci possibili. Puoi compilare il foglio di volta in volta all'inizio di ogni mese, oppure all'inizio dell'anno pianificando tutti insieme i 12 mesi. Entrambi gli approcci hanno i loro vantaggi. La pianificazione mensile ti permette di adattarti rapidamente ai cambiamenti, entrate variabili, spese impreviste, nuove priorità. È più flessibile e meno impegnativa dal punto di vista cognitivo. Io personalmente però preferisco l'approccio annuale per diversi motivi pratici e strategici. Primo, hai subito una visione d'insieme che ti permette di pianificare meglio gli obiettivi di risparmio a lungo termine. Secondo, anticipi tutte le spese straordinarie ricorrenti. Terzo, hai un risparmio di tempo enorme perché invece di sederti 12 volte l'anno a fare budget, lo fai una volta solo all'inizio e poi durante l'anno ti limiti ad aggiustamenti solo quando è necessario. Ed infine per una questione di coerenza strategica, perché con la visione annuale mantieni una direzione precisa verso i tuoi obiettivi senza perdere di vista il quadro generale. E proprio per supportare questa visione strategica annuale, il Chrysler Lab Simple Budget, l'ho chiamato così per essere un po' autoreferenziale, ha anche altre sezioni che voglio farti vedere velocemente. C'è il riepilogo budget 2025 con due grafici, una panoramica annuale di entrate, uscite e risparmio, e poi c'è il dettaglio di tutte le categorie di spesa. Questo riepilogo ovviamente ha senso consultarlo solo dopo aver compilato tutti i mesi da gennaio a dicembre, perché ti dà una visione d'insieme dell'anno. E poi c'è il fondo emergenze ed obiettivi, che è dove prende forma tutto il lavoro che hai fatto con i risparmi. Qui funziona in questo modo: devi compilare solo le celle evidenziate in giallo, quindi prima imposti i tuoi obiettivi, ossia quanto vuoi raggiungere per il fondo emergenze, per l'auto nuova, per le vacanze, e poi inserisci quanto hai già da parte come punto di partenza. La parte smart è che ogni mese, quando compili il budget e decidi quanto risparmiare nelle tre categorie, questi importi si trasferiscono automaticamente qui e il foglio calcola quanto ti manca ancora per raggiungere ciascun obiettivo, i tuoi progressi mese per mese ed una proiezione di quando raggiungerai ogni traguardo. Praticamente è come avere un cruscotto di controllo sui tuoi obiettivi finanziari che si aggiorna da solo man mano che procedi con i risparmi programmati. L'ultimo foglio è quello con i dati tecnici, che servono solo e unicamente per far funzionare formule e liste dai menu a tendina. Qui puoi modificare tranquillamente ciò che vuoi per fare le tue personalizzazioni, per esempio se vuoi aggiungere una categoria di spesa. Sai perché questo sistema funziona? Perché è semplice, ti servono solo 10 minuti al mese per compilarlo, o un'oretta all'anno se decidi di compilarlo tutto in una volta, non di più. Non ti costringe ad annotarti ogni caffè che bevi, e poi si concentra sull'informazione che secondo me conta davvero, ossia quanto puoi spendere liberamente senza sensi di colpa. Ma soprattutto non ti dice solo dove vanno i tuoi soldi, ma ti porta dove tu vuoi che vadano i tuoi soldi. Questo sistema l'ho utilizzato per diversi anni e mi ha aiutato veramente tanto, ed è proprio questo il motivo per cui ho deciso di metterlo a disposizione di questa community nascente. E adesso tocca a te provarlo e a farmi sapere nei commenti cosa ne pensi ed i tuoi dubbi. Io sarò pronto a risponderti. Il file, come ti ho detto, è completamente gratuito e lo trovi nel link qui sotto in descrizione, e al suo interno trovi anche il foglio delle istruzioni in stile IKEA con tutte le info che ti serviranno per utilizzare ogni funzione. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e un commento, è l'unica forma di riconoscimento che ti chiedo. Mi aiuti a far crescere il canale e a far arrivare questi contenuti a più persone, ma soprattutto i tuoi commenti in un video come questo sono indispensabili per farmi capire se questo tipo di contenuti sono utili e dove posso migliorarli. Grazie per essere stato con me tutto questo tempo e ci vediamo al prossimo video.